è qui da tanti anni, serve per far funzionare l'elettricità che usiamo noi in Sardegna. Qui il problema legato a questa stazione è che verrà ampliata per fare spazio all'infrastruttura che servirà appunto per esportare l'energia rinnovabile prodotta in Sardegna fuori dalla Sardegna tramite un cavo che si chiama Tyrrhenian Link, che partirà dalla Sardegna verso la Sicilia e poi da lì l'energia prenderà il suo corso nella rete nazionale. Terreni la cui maggior parte verranno espropriati appunto per questo progetto, in questa zona che ormai ha quasi perso del tutto la sua vocazione agricola. Questa è la zona agricola più importante di Selargius. Tutte le persone che hanno deciso di dedicare la loro vita alla terra saranno obbligate ad andarsene. Io non ho mai visto niente di simile da vicino. Quando eravamo piccoli questi erano belli, li guardavamo, ah che bello il traliccio elettrico. Adesso che siamo grandi cerchiamo di capire bene se sono necessari tutti questi collegamenti o se si può evitare, se si può tornare a vivere la terra, a vivere la nostra campagna. Ci sono tante persone che lottano, sono tante persone che sono contrarie a queste cose. Qui ci sono persone che ci vivono, ci sono persone che hanno una piccola proprietà, ho visto persone che mangiavano nel loro terreno. Non immagino cosa sia vivere tutto il giorno con questo suono negli orecchi. Io lavoro tanto al computer e impazzisco per la ventola, ma stare qui con questo ronzio continuo penso che sia una tortura. Qui si farà spazio a una stazione aggiuntiva, probabilmente si metteranno anche delle batterie. Le batterie sono una cosa devastante, ragazzi, a parte quello che vuol dire creare batterie. La nostra civiltà ormai è impazzita, sta creando batterie di ogni tipo. E anche qui verranno messi dei container con queste batterie che, badate bene, non fatevi fregare, perché noi pensiamo che le batterie servano a trattenere l'energia per noi, ma io ho il sospetto che le batterie servano per immagazzinare l'energia in eccesso, ma poi sempre spingerla fuori, quindi anche le batterie non saranno a nostro servizio. Quando si parla di batterie, perché molti dicono non c'è modo di accumulare questa energia, molta energia andrà persa, allora mettiamo le batterie. Sì, ma le batterie serviranno ad accumulare energia che va via, che viene usata altrove sempre. È un'operazione di produzione energetica da esportazione. Io ci tengo sempre a fare riferimento al decreto, quello del 29 marzo 2022, che poi è quello che è nato subito dopo la crisi in Ucraina. Da quel punto in poi c'è stata un'accelerazione nella creazione di queste rinnovabili in Europa. L'Europa ha trasferito quest'obbligo all'Italia e l'Italia ha trasferito quest'obbligo quasi tutto alla Sardegna. Come se la Sardegna fosse l'unico posto dove c'è sole e dove c'è vento. Ho sentito dire anche nei commenti, i cosiddetti esperti, si deve fare nelle isole maggiori perché c'è più vento e più sole, mentre invece in Veneto e nel nord Italia, poverini, non c'è uno straccio di vento, uno straccio di sole. Queste cose non si possono fare lì, perché io vi ricordo che la Sardegna è la regione meno energivora d'Italia e produce energia per le regioni più energivore. Noi già produciamo il 40% in più e produciamo dal carbone, onestamente. Non fatevi venire l'illusione, neanche per un istante, che tutti i parchi eolici servano a spegnere le centrali a carbone. Leggetevi il decreto, il punto sulla decarbonizzazione, ormai lo so a memoria. Dice chiaro e tondo che la decarbonizzazione in Sardegna avverrà solo ed esclusivamente con l'utilizzo del gas naturale liquefatto al posto del carbone, quindi le centrali che sarà possibile convertire dall'utilizzo del carbone all'utilizzo del gas verranno convertite e, come dice sotto, leggete, cavolo, leggete, verranno fatti altri impianti. Cioè noi stiamo riempendo la Sardegna di rinnovabili e in cambio avremo la costruzione non solo di tutti i parchi eolici, fotovoltaici, batterie, stazioni aggiuntive, cavi lunghissimi, cose assurde, tralicci, non solo tutto quello, ma in più ci becchiamo anche altre centrali a gas.
E se andate a leggere bene nel decreto fa nomina al PNIEC, e nel PNIEC c'è scritto che ovviamente tutto questo avverrà se ci prendiamo i rigassificatori, cosa per cui stiamo già lottando contrari a questi rigassificatori. Siamo andati avanti una vita così, possiamo andare avanti ancora un pochettino, cercare di capire cosa è meglio fare. Io quando vedo che una delle più grandi aziende di rigassificatori ha la sua sede principale in un paradiso fiscale, adesso non mi ricordo se è le Bermuda o Hamilton, beh, qualche dubbio viene un po' a tutti, no? Dobbiamo capire che c'è un problema qui, c'è un problema di qualcuno che guadagna tantissimo e la popolazione che perde tantissimo. Bisogna trovare un bilanciamento e lo possiamo trovare solo facendoci sentire. Io sono emozionato vedendo che questa campagna di informazione che sta nascendo in questi anni vede alcuni partecipanti importanti come i giornalisti sardi, le istituzioni, cittadini, gli studiosi, gli scienziati. Siamo un gruppo veramente ricco. Questa è davvero un'opportunità di crescita per noi, ma crescita come persone, non crescita come produzione energetica per chissà chi. Noi come sardi non dobbiamo niente a nessuno. Ricordatevelo sempre. Noi non dobbiamo niente a nessuno. Ci fanno pensare che noi dobbiamo qualcosa, noi non dobbiamo niente, abbiamo già dato tanto, veramente tanto. Non dobbiamo niente a nessuno. Noi non vogliamo spegnere questa stazione, togliere tutte le pale eoliche che ci sono, pannelli, noi non vogliamo quello. Vogliamo fare le cose necessarie. È giusto che se si tratta di rinnovabili siano comunque veramente rinnovabili, non una miniera senza fine per tutti gli altri tranne che per noi. Perché le rinnovabili fatte bene migliorano il territorio, l'energia costa meno, gli stipendi sono più alti, i prodotti possono costare meno, quindi eventuali turisti torneranno in Sardegna perché le cose costano meno. Perché un caffè in Sardegna costa 50 centesimi perché è fatto con l'eolico, no? Chissà quando mai sentiremo questa frase.